Ciao a tutti, oggi vi proporrò delle morbidissime, sfiziosissime patate al cartoccio. Una ricetta veramente eccezionale e facilissima da fare, con l'aggiunta di un ingrediente che rende le patate cotte così ancora più speciali e dal gusto unico. Sto parlando dell'olio essenziale biologico al rosmarino Nutrimea Mearom. Ne basta veramente pochissimo, solo una o due gocce e profumerà il vostro cartoccio in una maniera incredibile. Ringrazio tantissimo l'azienda per la fiducia e per avermi fatto conoscere quest'altro aroma fantastico. Ormai, come ben sapete, mi sono affezionata a tutti i loro oli e li ho provati quasi tutti. I loro prodotti sono bellissimi, sono tutti 100% puri, vegani, biologici, naturali e hanno tantissime certificazioni. Potete utilizzare gli oli essenziali sia in cucina per dare un tocco in più ai vostri piatti e sia per concedervi una coccola, ad esempio sprigionando nell'aria gli aromi che più vi piacciono con gli appositi diffusori. Vi consiglio di seguire l'azienda Nutrimea per restare sempre aggiornati sui loro prodotti e se vi ho incuriosito e volete leggere qualcosa in più, vi lascerò anche i link utili per accedere direttamente ad Amazon e sulla loro pagina Instagram e appunto troverete tutto qui giù in descrizione nell'info box. Ci occorreranno 5 patate grandi come una mano che dovremo passare sotto l'acqua corrente e poi asciugare bene con uno Scottex. Dopodiché su ogni patata creiamo tanti buchi con i rebbi di una forchetta, le bucherelliamo per bene così come vi ho mostrato nel video e ci prepariamo poi dei fogli grandi di carta stagnola al centro dei quali adageremo le patate. Cospargiamo la superficie con un po' di olio extravergine d'oliva, tutto attorno distribuiamo un po' di rosmarino e ora arriva l'ingrediente speciale, l'olio essenziale al rosmarino. Versiamo un po' di olio extravergine d'oliva in una tazzina piccola e aggiungiamo una o due gocce di quest'olio essenziale. Io ne ho messo una perché profuma veramente tantissimo, poi ovviamente questo è a vostro gusto. Mescoliamo bene e subito sprigiona nell'aria un profumo bello intenso di rosmarino, troppo buono. Con un pennellino distribuiamo un po' dell'olio aromatizzato sulla patata e un po' sulla carta stagnola sottostante. Chiudiamo la stagnola lasciando un po' di spazio tra la patata e la carta, poiché in cottura con il calore si potrebbe gonfiare. In questo modo avrà lo spazio necessario per cuocere bene con il suo stesso vapore. Ripetiamo lo stesso procedimento con le altre 4 patate. Vedete, non so se si percepisce come ho chiuso la carta stagnola, non l'ho attaccata troppo alle patate. Se vi avanza un po' di olio aromatizzato lo potrete usare per cuocere ad esempio altre patate al forno oppure del pollo, che bontà! Sistemiamo i cartocci su una teglia e inforniamo in forno già caldo a 220 gradi per 45 minuti circa. Trascorso questo tempo verifichiamo la cottura pungendo le patate e se ci accorgiamo che sono morbide e la forchetta affonda senza incontrare resistenza, allora vorrà dire che sono prontissime. Attenzione a quando aprite da un lato la carta stagnola per effettuare questa verifica, perché il vapore che fuoriesce, insomma, potrebbe bruciarvi. Una volta pronte attenderemo circa mezz'ora, dopodiché potremo aprire tutti i cartocci e servire le nostre patate tenerissime, buonissime proprio così sul loro stesso cartoccio. Le tagliamo a metà, le saliamo a piacere e con circa 300 g di Philadelphia, di formaggio Philadelphia alle erbe, riscaldato leggermente al microonde per renderlo morbido, creeremo una bella decorazione al centro con l'aiuto di una sac à poche con il beccuccio a stella. Io vi sto dando ovviamente quest'idea, secondo i miei gusti, ecco, ma come dico sempre, libero spazio alla vostra fantasia. Potrete decorarle e servirle come più vi piace e preferite, anche lasciarle semplici così appena tolte dal forno, ecco.
Al centro di ognuna poi ho deciso di aggiungere delle rose create con le fette di prosciutto crudo arrotolate e un rametto di rosmarino che sbuca fuori. Ecco, guardate che carine. Prima di tutto una pietanza si deve mangiare con gli occhi e queste patate al cartoccio non vi fanno venire voglia di gustarle subito all'istante? A Cagliari si è sollevato un bel venticello fresco di maestrale e quindi ne ho approfittato per accendere il forno e realizzare queste bontà. È un metodo alternativo alle classiche e semplici patate al forno. Queste sono ancora più semplici perché non si devono neanche pelare le patate, ma si infornano direttamente in questo cartoccio. Sono ancora più buone, ancora più gustose. Provatele e mi darete ragione. E poi guardate che bella figura fanno sulla tavola servite così. Ora vi mostro anche come affonda bene il cucchiaino nella cremosità di queste patate. Un connubio di sapori eccellente, impreziosito ancora di più dall'olio essenziale al rosmarino. È fantastico. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta. Fatemelo sapere giù nei commentini, mi fa sempre tanto piacere. Vi abbraccio forte forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!